Ciao ragazzi, ebbene sì, dopo penso 4-5 anni arriva un nuovo Deotip. Vi dico, non vi lasciate troppo emozionati da questa cosa perché faccio questo Deotip in risposta a una domanda che mi viene fatta davvero molto spesso, tra poco vedremo qual è. E anche per dare insomma un titolo, perché a tutti gli effetti è un Deotip questo qui, e ho voluto dare questo titolo quindi sia per questo motivo sia anche per non so, ravvivare un po' quella sensazione di nostalgia dei tempi passati. Ma vi dico, sono sempre molto molto impegnato, quindi sicuramente non ripartirò con la rubrica come facevo in passato, però chissà, di volta in volta magari se avrò l'occasione ve ne farò uno, insomma, quindi ve la butto lì. Allora, come detto, come vedete dal titolo, oggi parliamo di tendini, di come si rafforzano questi dannati tendini. Faccio questo Deotip perché questa, devo dire la verità, forse è una tra le domande che mi viene fatta più spesso, una anche dei commenti in generale che ricevo di più ai video, del tipo ma che razza di tendini hai, come hai fatto a rafforzare i tendini così tanto e cose varie. Domanda che in realtà vi dico, tra virgolette mi spiazza perché io in realtà non ho mai fatto nulla di particolare, almeno dal mio punto di vista, che mi abbia permesso di rafforzare i tendini. Nel senso, io ho sempre fatto quello che adesso vedremo insieme, semplicemente un lavoro graduale. Ad ogni modo, avere dei tendini forti è importantissimo, sia perché ovviamente vi riduce di molto le possibilità di infortunarsi, sia perché comunque sono i tendini che connettono i vostri muscoli e le vostre ossa, e quindi dei tendini forti vi permetteranno di applicare molta più forza quando andate a eseguire un movimento. Di questa cosa vi potete accorgere benissimo anche nel caso diciamo opposto, ossia che se avete un'infiammazione la vostra forza decresce in modo abbastanza netto, perché proprio il vostro corpo vi impedirà, dato che è in uno stato infiammatorio, di applicare forza anche se lo volete, quindi avrete questa riduzione. Ma come appunto vale una cosa vale anche l'opposto. Vi premetto che quando si parla di rafforzamento e infortuni c'è anche sempre una predisposizione genetica, quindi ci sono persone più predisposte a infortunarsi e persone meno predisposte, però comunque tutti possono gradualmente prepararsi adeguatamente. Quindi vediamo insieme quali sono gli step semplicemente da fare per appunto rafforzare i propri tendini. La cosa più importante da fare, prendere l'abitudine di fare, è il riscaldamento, ragazzi, perché all'inizio, quando state agli inizi, so che sembra quasi una perdita di tempo, so che vi sembra una cosa che vi fa solo stancare e basta, quindi non ne vedete neanche l'utilità, ma vi assicuro che alla lunga è una cosa che paga. Ve lo dice uno che veramente odia riscaldarsi, perché so che è brutto arrivare in allenamento tutti gasati e poi bisogna aspettare di fare sempre i soliti lavori di riscaldamento. Lo so, lo odio anche io, ma bisogna farlo perché appunto vi mette in uno stato anche di maggiore efficienza, nel senso, più andrete avanti più vi accorgerete che non potete andare subito al massimo se non vi avvicinate piano piano, ma non solo nel riscaldamento generale, quello che uno magari fa all'inizio con diciamo le circonduzioni, le spalle, gli elastici e cose varie, ma anche negli esercizi stessi. Nel senso, se dovete man mano arrivare a fare skill sempre più avanzate, dopo che avete fatto il riscaldamento generale dovete passare a un riscaldamento specifico, graduale, in cui andate piano piano ad alzare diciamo la difficoltà di quello che fate. Ovviamente più l'esercizio è invasivo, più l'esercizio è difficile, più avete bisogno di serie di riscaldamento. Ad esempio, parliamo di tendini, quindi mi viene in mente proprio l'esercizio, uno degli esercizi più invasivi che sto allenando a livello di tendini, che sicuramente è il guadarme festo, e io per scaldarmi, per fare guadarme festo, ci metto veramente molti set di riscaldamento, cioè ci passo decine e decine di minuti, cioè mezz'ore sicuramente, insomma, perché non posso subito andare di colpo a quel livello. Quindi questa è la cosa più importante, sia per un discorso di prevenzione, perché appunto andate a diciamo oliare bene tutte le articolazioni, insomma a mettervi in moto, sia perché vi dà una maggiore efficienza. La cosa successiva è quella di andare step by step, nel senso, dovete approcciare esercizi adatti al vostro livello.
Sotto questo punto di vista capisco che io, avendo iniziato tanti anni fa, lo dico sempre, sono stato quasi avvantaggiato perché quando io ho iniziato c'erano molti meno movimenti, il livello era molto più basso e quindi noi non provavamo proprio certe cose perché se li faceva il più forte al mondo era inutile proprio provarci e altre cose non esistevano, quindi basta, finita lì. Adesso so che col livello che c'è tutti vogliono di colpo fare quella cosa, quell'altra cosa, ma vi ripeto, così vi spaccate, cioè c'è poco da dire. Bisogna entrare nell'ottica del calisthenics come uno sport serio e quindi come in altri sport non si prova a caso a staccare da terra 500 kg, anche chi fa calisthenics deve capire che prima di fare le presse in maltese su due dita e cose varie deve aspettare degli anni, cioè è così ragazzi purtroppo, perché può anche capitare il caso della persona benedetta dal Signore, come dico io, che ha una forza disumana di suo e che quindi arriva subito a fare certe cose ma non ha il corpo condizionato e quindi si spacca. Non andate a guardare lo 0,01% di ma quello si allena da un anno e è riuscito a fare questa cosa, perché è l'eccezione, che poi appunto bisogna vedere anche quanto dura, perché ripeto, poi dopo un po' andare troppo di fretta si paga, insomma. Quindi andate per gradi e cercate piano piano di andare sempre più avanti, perché questa è un'altra cosa importante, il carico progressivo. Non potete restare sempre a un livello piatto, e questo lo dico proprio in generale, nel senso, perché so che ci sono molti movimenti iconici del calisthenics, generalmente si lavora per arrivare a fare quei movimenti, come può essere un front lever, una planche, quindi faccio le progressioni, ci arrivo e poi lì ci si ferma, si inizia a fare solo più tenute e cose varie. No, cercate di andare avanti, cioè quando iniziate a fare questi movimenti cercate di aggiungere dinamiche, di zavorrarli, perché comunque il carico progressivo vi rinforza ulteriormente e quindi vi allontana sempre di più dal rischio infortuni, perché ovviamente se voi avete una sopportazione massima di tot, cioè avete una determinata probabilità di farvi male, se invece la vostra capacità di sopportazione è così, cioè avrete molta minore, una probabilità molto più bassa, insomma. Quindi carico progressivo, andate sempre avanti e rafforzatevi sempre di più. Altra cosa che deriva sempre da questa è: non lavorate solo in determinate angolazioni, perché lavorare in più angolazioni possibili, con più movimenti possibili, vi condiziona sotto più aspetti. Nel senso, se voi siete sempre abituati a fare solo quell'angolo di movimento, magari solo braccia piegate, solo braccia tese, andate a condizionarvi solo in un aspetto. Invece più cose fate, più appunto avete una copertura totale sotto questo punto di vista. E vi faccio la distinzione braccia tese e braccia piegate perché vi danno comunque condizionamenti diversi. Se fate solo movimenti a braccia piegate, poi andare a braccia tese, insomma, non siete abituati a portare i tendini a quell'allungamento, magari applicarci quel tipo di pressione, e quindi c'è il rischio infortunio alto. Uguale al contrario, se fate solo cose a braccia tese, poi magari approcciare i movimenti a braccia piegate più invasive vi può dare un altro tipo di problema. Quindi sia braccia tese sia braccia piegate, ma soprattutto tante angolazioni diverse. Non allenate solo tre cose, perché sennò siete protetti, tra virgolette, solo su quelle tre cose. Appena fate un passo fuori dalla vostra sfera vi fate male. Ultima cosa che vi dico, quindi, il discorso della, se vi siete fatti male, diciamo, della riabilitazione. Molti ragionano, vabbè, ho la tendinite, però no pain no gain, ci vado sopra a 2000. Non funziona così, perché quello lì è un processo infiammatorio, si infiammerà sempre di più fino a che non riuscirete neanche ad aprire più una bottiglia, ve lo dico. Cosa bisogna fare? Allora, dipende ovviamente dal grado, cioè io non sono come il medico classico che vi dice no va bene, allora guarda, riposa 5 mesi e basta, perché so che nella pratica poi non lo fa nessuno. Se la cosa è leggera si può anche magari cercare di continuare e vedere se diminuisce, perché se aumenta vuol dire che non va bene, se diminuisce magari è una piccola infiammazione che va via da sola. Se no, io vi dico quello che ho sempre fatto, ho sempre girato
intorno al problema. Questo l'ho detto anche nel vecchio Deodip riguardo agli infortuni. Cioè, se vedo che mi fa male fare una cosa in quel modo, magari provo, che ne so, a cambiare la posizione delle mani. Io mi ricordo quando avevo la tendinita al gomito molti anni fa, se facevo il front lever mi faceva malissimo, ma il front lever in false grip no. In questo modo potevo allenare quella cosa senza andargli a dare fastidio. Ma soprattutto se appunto la cosa è proprio molto, cioè se l'infiammazione è pesante, non dovete andare a allenare quella cosa, ragazzi. Dovete dare tempo di riprendersi, e quando vedete che l'infiammazione si è, diciamo, attenuata, potete ricominciare con delicatezza a reintrodurre quel movimento che vi dà fastidio, magari con elastici o con propedeutiche. L'insieme di queste cose portate avanti nel tempo, quindi vi scaldate step by step, carico un po' di più, provo un po' di tutto. Altra cosa, provo un po' di tutto nel senso che angolazioni diverse, vi è utile anche a non lasciarvi abbattere quando vi fate male, perché è ovvio che se allenate 3 cose e vi fate male in una, non potete più allenare il 33% delle cose che dovete fare. Se invece allenate tante cose diverse e vi fate male in una, è più facile anche mentalmente dire vabbè, una cosa la posso pure mettere da parte e mi alleno sul resto, ok? E appunto, quindi l'insieme di queste cose nel tempo vi porterà piano piano sicuramente a rafforzarvi a livello tendineo, e vedrete che comunque diciamo entrerete in un meccanismo automatico praticamente, in cui andrete avanti e vi rafforzerete piano piano, conoscendovi anche personalmente, sapendo quali sono i gradi di sforzo verso cui potete arrivare per non rischiare di farvi male, e niente, risolverete in questo modo questo problema che vedo che insomma che infastidisce molti atleti di calisthenics. Questo è quanto per oggi, spero di rivedervi al prossimo Deodip, che potrebbe capitare chissà tra un anno, tra 5 anni, tra 3 mesi, non lo sapremo mai. Detto questo vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!